originale, esotico, addirittura intercontinentale. Quest'anno il San Valentino va dagli Stati Uniti al Giappone e viceversa, passando anche per l'Italia. Mi riferisco al film Alita, l'angelo della battaglia, un San Valentino che cambia completamente la prospettiva della ragazza angelo del focolare e invece la ragazza diventa l'angelo della battaglia. Cioè nel gioco del politicamente corretto, oggi ormai la ragazza, tra virgolette, la femmina, non ha più un ruolo secondario, ma ha un ruolo principale. Addirittura è lei che manda avanti la storia, è lei che aiuta fra virgolette, il maschio di turno e che gli permette di raggiungere traguardi, sicurezza e soprattutto una forma qualunque di happy end. Questo è bene perché in un mondo in cui purtroppo sempre più spesso ci sono i femminicidi e sempre più spesso le donne vengono relegate in un ruolo secondario, questo riscatto, questa specie di gloria filmica nei fumetti è una cosa molto positiva perché incoraggia le ragazze e le ragazzine ad avere coscienza e forza di se stesse. Ma questo fatto di Alita, l'angelo della battaglia, in realtà viene da molto lontano. Viene addirittura dal lontano 1798, quando alcuni disegnatori giapponesi cominciarono a fare quelli che vengono chiamati i manga, i disegni derisori. E fu il grande Hokusai, lo conoscete tutti più o meno, è l'autore della Grande Onda, quel magnifico disegno colorato, bellissimo, che abbiamo visto riprodotto in tutte le forme possibili dall'Ottocento ad oggi. E Hokusai addirittura pubblica i manga Hokusai, cioè queste vignette, questi disegni, in cui in origine erano dei disegni derisori, a presa in giro, dal tratto infantile, più che infantile diciamo ingenuo, essenziale, rapido. Da allora i manga hanno sempre avuto maggiore fortuna, tant'è vero che addirittura nel 1916-18 credo, più o meno 100 anni fa, i manga furono disegnati sulla lavagna e filmati, il primo esperimento di cartone animato per i giapponesi. Infatti lo chiamavano il cinema di linee, perché venivano disegnate con i gessi, la macchina da presa li riprendeva successivamente i vari movimenti. Chiaramente da allora ad oggi c'è stata un'esplosione straordinaria, tutti quanti abbiamo assistito all'esplodere dei manga giapponesi, che dobbiamo fare una distinzione fra manga e anime. Manga sarebbe il fumetto vero e proprio, che si legge al contrario tra l'altro, si comincia dall'ultima pagina e si legge da destra verso sinistra, invece che da noi, come da noi si comincia dall'inizio, si comincia da sinistra e si va avanti sulla destra. E le anime, in realtà è una deformazione del termine animation, sono praticamente i fumetti cinematografici, cioè praticamente elaborati nella maniera dei cartoni animati, prendendo ispirazione proprio dai manga. E noi abbiamo visto tutta una serie di manga e di animation, ma diciamo così, il capostipite, colui che è stato un vero e proprio capolavoro, è sicuramente Akira di Otomo. È un film di animazione del 1990 che coniuga la fantascienza con uno straordinario disegno e con una straordinaria animazione. Pensate soltanto che hanno lavorato 25.000 animatori al disegno e addirittura tutte le società giapponesi di cartoni animati si sono riunite, hanno fatto un pool per poter fare questo film. Il successo fu straordinario, immediato, e da allora chiaramente le anime, gli animation giapponesi hanno avuto un ruolo molto importante. Ruolo importante che è stato ribattuto da Alita, l'angelo della battaglia. Alita, l'angelo della battaglia, è di Kishiro e credo che sia del 1997. E nasce come manga e subito dopo nasce come animation, come anime. Ed è talmente importante e interessante che gli americani, addirittura James Cameron, quello di Avatar, il grande regista americano, che cosa fa? Prende l'esclusiva, cambiandogli il nome perché in origine si chiamava Guns, che sarebbe la contrazione di Gun Dream, il sogno della pistola. Pensate, ancora c'erano, diciamo così, l'eroina
era una cyborg eroina, ma con le armi da fuoco, non più con queste straordinarie armi super elettroniche che successivamente sono arrivate. E dal segno della pistola viene fuori Alita, che è il nome dell'eroina e che per ragioni eufoniche è meglio di Gunt, e soprattutto per l'inglese, e che addirittura credo che sia un nome preso da un film russo degli anni 20, credo del 24. Quindi questo nome è diventato sinonimo di questa cyborg eroina che ha delle caratteristiche importantissime. Innanzitutto è adolescente, innanzitutto è minuta, deliziosa, graziosa, quasi timida, quasi spaurita. Ha bisogno, addirittura secondo una moda giapponese, per i suoi grandi occhi, l'attrice è stata costantemente ritoccata nel film, cioè addirittura non sulla pellicola, diciamo, sul nastro che ha fatto le riprese, per fargli questi occhi grandi, che sono una caratteristica di tutte le eroine giapponesi, prese dal primo autore giapponese di manga importanti, il quale aveva copiato gli occhi di Bambi di Walt Disney. L'ha dichiarato lui, quindi non mi sono inventato io questa cosa. E da allora tutte le eroine hanno questi grandi occhi sperduti, smarriti, tra l'altro meravigliosi, che danno una suggestione e sono una cifra di riconoscimento del prodotto giapponese. E questa eroina è importante perché nell'età in cui le ragazzine si sentono troppo magre, troppo brutte, troppo disprezzate, ancora sentono le pulsioni delle donne senza avere il coraggio di esserlo, ancora sono chiuse in una specie di bozzolo, questa nostra eroina, essendo una cyborg, ha la possibilità di essere fortissima, è dotata di straordinari ultrapoteri ed è in grado di combattere, tant'è vero è stata addestrata per combattere e quindi può fare veramente l'angelo della battaglia, cioè è davvero in grado di difendere non solo se stessa ma tutte le persone care che gli sono accanto. Ed è molto importante perché questo serve a dare sicurezza alle ragazzine, serve a dare sicurezza agli adolescenti donne come agli adolescenti uomini, cioè quell'età di mezzo, quell'età acerba in realtà è una promessa, quindi crediamoci e cerchiamo di svolgerla. Il film è diretto da Robert Rodriguez, che conosciamo, addirittura James Cameron ha rimandato il film varie volte perché prima ha fatto Avatar, poi ha fatto altri film, però se l'è sempre tenuto, l'ha scritto, riscritto, finché alla fine Robert Rodriguez ha fatto una versione di sceneggiatura che gli è talmente piaciuta a James Cameron da affidargli la regia. E devo dire che Robert Rodriguez non tradisce queste aspettative perché ha l'abilità di mescolare avventura, sentimento, smarrimento e coraggio in una maniera abbastanza suggestiva, pur rimanendo nel canone, nello stile tipico di questi film, tuttavia dentro c'è una componente di originalità dovuta anche al fatto che ha scelto un cast molto interessante, perché addirittura il buono è Christopher Waltz, che generalmente fa il cattivo, vi ricorderete tutti, è il tremendo ufficiale nazista di Bastardi senza gloria, e diciamo il cattivo invece è quell'attore di colore che ha preso l'Oscar e che in realtà fa sempre il buono. E invece in questo caso le parti sono invertite ed è una suggestione in questo cambio di ruolo. La nostra protagonista è perfetta, eppur se è completamente meccanica, escluso il volto, e quindi è tutta a pezzi di metallo combinati insieme, tuttavia ha la grazia e l'agilità e la tenerezza che poteva avere Pinocchio. E mi ha molto commosso l'idea che dal lontano 1798 siamo passati attraverso i continenti, le nazioni e la storia, e in realtà l'eterna favola di Pinocchio, sotto forma di un cyborg, va ancora avanti e funziona, cambiando semplicemente sesso, il che non è grave, per la semplicissima ragione che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso, maschio e femmina, è sempre una piccola fiamma che arde nel tempo e per il tempo. Grazie.